Buongiorno amici del canale, buon Natale! Ciao, buon Natale! Allora, la settimana di Natale e non potevamo che proporvi un restyling sciccoso composto da parecchie tecniche in stile Natale, quindi Cherie, che poi non sarà solo per Natale perché è un mobile che sarà super moderno, contemporaneo e si potrà tenere in casa ovviamente tutto l'anno. Abbiamo già iniziato togliendo qualche maniglia, ma vi faccio vedere comunque come si tolgono, quindi ne abbiamo tenuta ancora una da togliere, le mettiamo in aceto e sale, in modo da farle diventare belle luminose. I marmi sono combattuta perché Emma li lascia così, Franco qua che sta registrando li vuole così. Io li adoro così, però sono un po' cupetti, quindi ho provato, qua abbiamo steso dell'olio, là del protettivo lucido, vediamo cosa succede nel momento in cui asciuga, vediamo se tornano a essere belli luminosi e in base a come risulta il marmo deciderò se colorarlo oppure no. Anche qui è importante capire che il marmo può essere un valore aggiunto quando è così bello integro senza crepe, oppure può essere un disastro perché incupisce il mobile. Ma noi creeremo delle tecniche su misura anche per far sì che il marmo stia bene su questo restyling. Ha patito qualche rottura questa petineuse, mobile d'ingresso, perché in realtà è una petineuse molto intelligente perché ha due mobili molto larghi, qua tutti i cassetti di launantina, quindi non è una di quelle petineuse basse un po' difficili da contemporaneizzare. No, però le gambe erano rotte. Abbiamo rimontato, spostato, comprato due gambe nuove, piccoline, affusolate, impossibile trovarle uguali a quelle originali, però ci stanno bene e nel contesto secondo me staranno veramente bene, sì. Allora partiamo. Prima di iniziare a colorare, sempre le maniglie in aceto e sale, se volete farle tornare splendenti, perché almeno nel frattempo che non lavoriamo loro iniziano a fare il loro lavoro. Qua ci sono le due piattelle che coprono le viti sottostanti, quindi mi raccomando, cacciavite delicato, togliamole e poi dopo vi troverete di fronte a questo delicato bulloncino. Non si trovano più, quindi mi raccomando, svitatelo in modo delicato senza romperlo, anche perché poi va ovviamente rimesso. Vedete? È molto semplice. Voilà. Qua è venuta via addirittura la vite con la rondellina. Vedete? Tac. Una. Ecco qua. Anche qui viene via tutta la vite con la rondellina. Meglio ancora. Vuol dire che nel momento in cui hanno chiusa hanno battuto col martello e l'hanno resa tutto un corpo unico. Ecco qua la nostra manigliettina. Si è divisa ovviamente di tutti i suoi pezzettini, meglio ancora, così andremo a lucidare bene tutte le sue parti. Io qui ho ancora dell'aceto e sale dell'ultimo utilizzo, lo vedete torbido, ok, però tanto è sempre per le maniglie, l'ho usato per le maniglie l'altra volta, perché buttarlo? Quindi si risparmia e si riusa. Lo tengo in questo flacone bello chiuso, lo shaker un po', lo metto tutto. È solo un po' torbido perché ha tolto l'ossidatura delle altre maniglie, ma lo posso tranquillamente riutilizzare. Se volete, ovviamente, aggiungete un po' di sale fresco e aceto fresco, male non fa, ma fate un po' come volete. Metto qui e ora iniziamo con la prima mano di colore, visto che siamo stati così bravi e veloci da mettere già le protezioni. Quindi già lo scotch sui cassetti, sulla parte interna dell'altia e sullo specchio, in modo da non macchiare nulla. Aba già fatto ieri, perché è sempre meglio fare aba almeno il giorno prima. Ricordo acqua calda, bicarbonato, ammoniaca il giorno prima, sciacquare in modo che il legno sia bello asciutto e pronto per essere colorato. Se ancora non lo conoscete, Cherie, dovete provarlo e usarlo perché è un colore veramente eccezionale. Guardate quanto è profondo e vellutato e vi assicuro che copre anche molto bene. È un magenta molto coprente, molto vellutato, quasi impalpabile alla stesura e vedrete la sua tonalità al 100% quando è completamente asciutto e steso a due mani. Sappiate che i rossi sono colori che devono essere molto pigmentati per essere coprenti e quindi è importante capire che due mani sono fondamentali per avere una profondità di colore, ma già una mano copre comunque veramente benissimo, guardate. Abbiamo usato sia io che Emma due pennelli a punta perché questo mobile è pieno di fregi e intarsi e quindi
ci divertiamo ancora di più utilizzando il pennello a punta. Ecco qua. Ricordate sempre di scocciare appunto i laterali del cassetto per evitare che poi non scorra, ma ricordatevi quando colorate anche di aprirli e di fare le cose fatte bene, con precisione. Una delle cose che noi non vogliamo sono ovviamente le gocce, perché sono antiestetiche al massimo, quindi mi raccomando, togliere tutti i difettini ai bordi, ai lati, tac, tac, e cercare di avere il più possibile una finitura bella, liscia e vellutata. Ora noi continuiamo e stendiamo la prima mano su tutta la struttura. Ricordatevi anche di togliere il cassetto e di rifinire bene i laterali che sono qui, perché poi spesso il cassetto rientra leggermente e si vede che il bordo dell'interno della struttura non è stato colorato, quindi è importante fare bene tutto. La prima mano deve togliere tutti i difetti, deve togliere le scanalature di marrone, deve far sì che il colore sia comunque esteso in modo omogeneo dappertutto, quindi schiacciate, insistete in modo che entri bene nei fregi. Seconda mano, ovviamente sempre col pennello a punta e ovviamente sempre con vernice pura. Mi raccomando, come in prima mano si è andati in profondità e si sono tolti tutti i riportini marroni che c'erano del legno, la seconda deve essere definitiva e non vogliamo gocce. Deve essere una striatura bella liscia, vellutata, senza imprecisioni. Guardate come cambia il colore, come diventa bello, profondo, il vero sherry. Sempre pennellata incrociata quando si hanno superfici lucide e quando bisogna coprire ancora di più. Quindi mi raccomando, prima in un senso, poi nell'altro. E voilà, in questo modo avrete una superficie molto più coperta e unificata. Franco, vieni! Guarda che belle! Perché noi facciamo sempre vedere il prima e il dopo. Ma mai il durante, guardate come sono. Pagliettina di acciaio molto fine, fregate. Se volete sopra metteteci anche un po' di sapone nei piatti, un po' di svelto. Ovviamente poi più fregate, più diventa luminosa. Ecco qua. Visto che differenza? L'ho lasciata 3 orette in aceto e sale, quindi l'aceto e sale ha ammorbidito moltissimo l'ossidatura e adesso wow, come nuova. Io le finisco tutte e fra un po' le mettiamo su. Una cosa a cui dovete fare attenzione quando colorate porte, cucine, marmi, ancora di più, è attenzione ai peli di animali, di cane e di gatto, che sono molto carini ma non vanno bene quando si dipinge. Vai. Quindi pezzettina umida, si toglie bene qualsiasi tipo di impurità, di pelucchio, prima di colorare e soprattutto prima di passare il protettivo, ok? Mi raccomando, se passate la spugna liscia superfici, anche in quel caso è meglio passare la pezza sempre inumidita, perché toglie via anche la piccola polvere data dalla levigatura per lisciare.
Ora, a noi questi marmi proprio non piacciono così, nel senso che appesantiscono troppo il mobile. Sono due bei marmi, per la carità, marmi anche spesso riprodotti, ma non stanno bene in questo contesto. Quindi li coloriamo sempre con Cherie. Utilizzerò il pennello Elizabeth che lascia poche striature. Una cosa importante però che dovete ricordare è che se tra 1 anno, 2 anni, 3 anni volete di nuovo portare fuori questi marmi, non ci sarà nessun problema, non saranno rovinati. Prendete lo sverniciatore Magic Paint che è biodegradabile, naturale e non va a intaccare la superficie perché non è acido e saranno perfetti come adesso. Carico il mio pennello perché l'Elizabeth ha un buon serbatoio e coloriamo. Vedete che copre molto bene, quindi in realtà sulla pietra attacca benissimo, con una passata. Ecco qua. Ovviamente farò poi anche il bordo, liscio, in modo che tolgo tutte le imperfezioni. E coloro tutti e 2 i marmi, li faccio asciugare bene e faccio 2 mani. La prima mano ho coperto abbastanza bene, ma ne do una seconda. Qui sarà veramente profondo e uguale al colore della Petimeuse, perché comunque la seconda passata si vede. Il rosso resta molto più profondo. Abbiamo comunque coperto oggi una superficie molto scura, sia del legno che del marmo, e quindi sì, ci sta che saranno 2 mani piene. Le 2 mani di colore sono belle asciutte. E prima di fare ancora la prossima decorazione sui nostri marmi, proteggo col nuovo protettivo opaco. È un protettivo completamente diverso dagli altri, non si usa come si usano gli altri protettivi Magic Paint. Non può essere asciugato con il foam né ad aria calda né ad aria fredda, quindi attenzione. Dovete farlo autolivellare stendendolo leggermente più spesso, quindi non si tira tanto come il satinato o come il lucido, e soprattutto potete sì utilizzarlo sia puro che diluito di quanto volete voi, 5, 10, 15, 20% in caso avesse anche legno grezzo, però si può stendere anche in modo puro. Ora guardate, io utilizzo il King, un pennellone molto denso, molto spesso e che ha un buon serbatoio che va proprio a incanalare tanto protettivo. Questo mi darà l'opportunità di stendere sulla superficie più prodotto e lasciarlo autolivellare. È diverso anche perché se voi guardate bene in questo momento vedete che è bianco. Non ha la tonalità che hanno gli altri protettivi. E non vi dovete preoccupare perché nel momento in cui lui si asciuga diventerà ovviamente trasparente, lasciando una superficie opaca. Ma il plus di questo nuovo protettivo, oltre che a lasciare la superficie completamente opaca e quindi non alterare i colori, non è che li fa sembrare più luminosi, quindi più chiari o più scuri, anzi completamente naturali, lascerà anche una superficie molto vellutata. Quando la toccherete vi sembrerà quasi pelle, quasi velluto, e quindi è una superficie molto piacevole anche da toccare. Per questo vi consiglio di utilizzarlo anche su console, sui comodini, sui mobili da ingresso, proprio i mobili che hanno un'usura un po' più elevata e quindi magari potete prediligere un protettivo, ma su cui magari si poggiano spesso le cose e fa piacere avere una superficie più vellutata. Vedete qua io ripasso anche se ho steso un pochettino più spesso il protettivo e lui si autolivellerà. Un'altra cosa importante da sapere oggi è che anche se voi notate qualche piccola pagliuzza non vi dovete assolutamente preoccupare, perché nel momento in cui il protettivo si asciuga da solo, quindi ci metterà il tempo che ci deve mettere ma si asciuga da solo, le pagliuzze andranno completamente via perché si seccheranno, autolivellano e scompaiono. Quindi non vi preoccupate. Perché dovete prediligere questo protettivo rispetto a un altro protettivo Magic Paint? 1. Mi piace l'opaco, ovvio. 2. Avete magari qualche ansia nello stendere quello lucido o quello satinato perché possono lasciarvi dei segni. Può essere un difetto, soprattutto della stesura che voi utilizzate per i mobili.
Ma una delle motivazioni per cui dovete utilizzare questo tipo di protettivo rispetto agli altri è la naturalezza delle superfici. Quindi se voi amate le superfici delicate, naturali, impalpabili, dove non si veda quasi la stesura della protezione, questo fa veramente per voi. Vi consiglio di provarlo, magari prendendo il formato più piccolo, 250, perché è un protettivo completamente differente dagli altri due. Però è un buonissimo prodotto, provatelo. Ora, mentre i due marmettini sono lì che asciugano col protettivo opaco, noi passiamo la cera Jasmine dappertutto. Perché non passo il protettivo opaco? Perché in realtà non mi interessa, non avrà quest'usura così elevata per cui sia il caso mettere o meno un protettivo opaco. Sicuramente a occhio nudo il protettivo opaco non si vedrà indifferenza vicino alla cera Jasmine. Quindi questo è il valore aggiunto di questo nuovo prodotto di protettivo opaco, che anche avvicinato a mobili che hanno una doppia usura, quindi sotto meno usura, al piano più usura, tipo un tavolo, non si nota la differenza dove hai messo il protettivo e dove non l'hai messo. Quindi io poi nella punta, anche tu, bene, cera Jasmine, meravigliosamente protettiva e profumata, e la stendiamo su tutto il mobile. Vedete che anche qua il colore cambia leggermente, nel senso che diventa leggermente più vivo. Quando mi parlate di scurezza, nel senso che la cera scurisce, è errato, perché la cera non scurisce, la cera tonifica e rende più vivo un colore, più nutrito, più pieno. Quindi in realtà la colorazione, i pigmenti ovviamente sono sempre gli stessi. Semplicemente è cambiata la profondità del colore, perché adesso, essendo nutrito, è più profondo. Questo è anche il momento di controllare bene i dettagli, di togliere via i nastri carta che magari sono ancora rimasti sulla superficie, dei cassetti, delle antine, e ricordate sempre che per essere bello protetto per tanti anni bisogna andare in profondità così. Quindi mi raccomando, usiamo bene il pennello per andare anche in profondità ai fregi, perché serve tantissimo la protezione ovunque, soprattutto in vista del prossimo passaggio decorativo. Ora un tocco davvero elegante, cera nera Elegance. È un nero molto particolare, non è un nero puro, è un nero che ha delle sfumature molto calde, può essere sia moderno che classico, e messo su questa console darà veramente un tocco pazzesco. Sempre pennello a punta, usate pure quello della cera trasparente, caricate, scaricate leggermente accarezzando, venite qua sul fregio, ora state attenti a guardare tutti i passaggi. L'errore più comune che fate quando mettete la cera è fare questo e andare avanti. No, 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 non si fa così. Qua la cera viene messa solo in esterno. Quindi cosa succede? Che quando andrete ad asportare l'eccesso togliete via praticamente tutto. La cera, per essere messa bene, per non essere sprecata e per fare un bel lavoro di anticatura, deve essere schiacciata bene. Quindi dovete premere bene, 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 bene sulla superficie e far entrare le setole del nostro pennello a punta dappertutto. A questo serve questo pennello, facciamolo lavorare bene. Ovviamente andiamo anche nelle scanalature e non sarà difficile visto che il pennello entra dappertutto. Ok? Facciamo i bordini, lavoriamo con la cera su piccoli pezzi alla volta. Noi adesso arriviamo fin qua. Così vedete bene 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 come mi comporto, come asporto l'eccesso, come mi comporto anche sulla cornice, che per fortuna ha ancora lo scotch, così non vado a rischiare di macchiare lo specchio. Vedete come schiaccio? Mi raccomando, dovete essere un po' energici, non dovete metterla solo superficialmente, altrimenti buttate via tutto. Nel momento in cui siete sicuri che avete fatto una stesura bella, omogenea, togliete. 2 regole fondamentali: se togliete tutto subito, togliete di più, perché è stata poco tempo sulla superficie e non ha macchiato abbastanza. Se invece aspettate un 10 minuti, toglierete di meno. Io tolgo subito perché lo voglio anticato, ma non troppo. Se usate un panno di microfibra, un'altra regola: peletto più corto, toglie meno, lato del peletto più lungo, toglie di più, a vostra discrezione. Io prendo quello più corto. Liscio, che non abbia grinze, in questo modo non graffia, e mi lavoro la superficie. Ovviamente pretendo che torni fuori il color cherie, che è il valore aggiunto di questo mobile, e io voglio che sia bello, visibile, profondo, e voilà. Vedete che ha ovviamente tonalizzato la superficie, ma non ha assolutamente tolto la pienezza, la purezza del colore, che quando viene fuori sui fregi è fantastico. E vado anche a accarezzare ovviamente le parti laterali. Sappiate che se lo lasciate più tempo non capita nulla, per la carità, però va a macchiare di più e quindi colorerà di più la base. Per questo motivo vi consiglio di fare piccoli pezzi un po' alla volta.
E guardate la differenza, come sono differenti. 1 e 2. Ora mi aiuta Emma e faccio tutta la struttura in modo che abbia tempo da asciugare il tempo che vado a mangiare, così poi arrivo per le ultime finiture. Questo è un tocco veramente fresco, perché comunque deve essere un restyling che sì, è perfetto per questa settimana dell'anno, ma deve essere perfetto tutto l'anno. E usiamo il Burgundy Love. È un transfer medio, perché non è dei più piccoli, ma neanche dei più grandi, non è nei tubi. E dietro vi fa vedere perfettamente quali sono le, diciamo, le grafiche interne. Sicuramente utilizzeremo questo qua. Là, ci pensi tu? Però non lo vorrei tutto proprio pieno, lo vorrei che esca un po' da dietro, quasi come se dovesse scappare da lì. Sfrutteremo questa parte, questo lembo di marmo che è scoperto, secondo me meno gentile come cosa, piuttosto che farlo partire da qua e da qua. Che dici? Allora, io costruisco invece l'altro transfer che verrà messo di qua perché deve essere composto da più soggetti. Invece te lascio questo qua tutto intero da applicare di là. Va bene, tolgo solo quel fiorellino di lato. Allora è lui? Sì, allora se è lui devi togliere questi qua, esatto, perché altrimenti vanno sprecati. Guardate che belli, guardate queste tonalità quanto stanno bene. Beh, bellissime le bacche rosse rosa, stanno proprio bene. Ok. Allora, lo metterei così. Ok. Dici? Sì. Quelle foglioline che escono le tagliamo e le teniamo da parte. Sì, le utilizziamo per altri punti in cui si può arricchire. Sì, è importante che da casa capiscano che non va mai sprecato nulla, anzi, esatto, se qualcosa si toglie perché non c'è congeniale si può sempre riutilizzare in altri punti. Questo lo teniamo per dopo. Questa fogliolina qua. Questo lo facciamo perché in effetti resta più moderno se sembra arrivare da fuori, nel senso che non è centrale come se fosse un centrino, è più particolare. Vai, adesso parto anch'io. Io parto così invece, non taglio nulla ora. Tranne questa fogliolina qua. E non voglio che vada persa. Andiamo il più possibile indietro. Qui, qui e voilà. Anch'io attacco.
Vado ad aggiungere lì quelle fogliettine che abbiamo tagliato prima. Lo faccio anche io di qua con qualche fiore. Questo piano è un vero velluto e non si nota differenza, come vi dicevo prima, dal marmo al resto della struttura. Però devo anticare anche lui per far sì che sembri, diciamo, inglobato nel contesto, non può rimanere così di questo colore. Quindi un velino di cera trasparente perché fa scivolare la cera nera, non serve per proteggere, solo per una questione di stesura. Io la stendo così, in modo molto veloce e circolare, perché poi seguiranno i miei movimenti circolari. Controluce vedrete anche dove mettete la cera, si vede perfettamente. Ecco qua. La stendo bene lungo tutto il perimetro. Di qua. E ora con movimenti circolari solo intorno. Se volete che macchi di più vi basterà massaggiare leggermente la cera trasparente, così la togliete e macchierà leggermente di più. Ricordate che se avete sporcato troppo, un velo di cera trasparente vi aiuta proprio come cancellino. E vedete, potete alleggerire senza problemi poi la superficie. Ora massaggio ancora leggermente. Se volete far sì che la superficie diventi ancora più resistente, aspettate domani in modo che sia bella bella asciutta e nel momento in cui sarà secca inizierà a catalizzare, no? Un pochettino a, diciamo, ghiacciare, massaggiate con un panno pulito, diventerà molto molto vellutata e super protettiva. Uso un barbatrucco per illuminare la parte della specchiera, che povera è molto maestosa, però non ha nulla di dorato ed è un peccato perché la parte sottostante è maestosa, dorata, fiorita. Quindi un trucchettino è miscelare queste due paste di Porsche che si chiamano Brown Van Dyke e Shiny Gold, poco a poco creo una piccola pasta qui e dopodiché le utilizzo per dare leggermente luce ai fregi. Sono paste che ovviamente io ho già utilizzato sia come base per i fregi che per tingere superfici, perché in effetti vedete sono cremose, ma nel momento in cui una persona le miscela con acqua possono anche essere utilizzate per colorare e far diventare le superfici completamente brillantinate. Miscelandole ho creato un ennesimo oro, ma mi dai un goccino di acqua proprio poca 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 poca. Queste paste possono essere stese anche sopra la cera. Una cosa impercettibile, proprio un mezzo cucchiaino. Boh. In realtà sono anche miscelabili con l'acqua e questo fa sì che diventino veramente utilizzabili per sempre perché non vanno mai alla fine. Quindi se le aprite e per caso sono ferme da un bel po', mi puoi togliere queste qua? Grazie. Sono ferme da qualche mese per esempio e noi vogliamo utilizzarle, vi basterà mettere un goccino di acqua, grattarle bene, impastarle bene come sto facendo adesso io, vedete? E allora torneranno a essere belle, cremose, brillanti. Il dry brush va fatto solo sul fregio, cercando di non sporcare assolutamente la parte sottostante. È solo una luce leggera ed iridescente.
Guardate qui quanto mette in luce tutta questa parte superiore che sì era bella, ma leggermente tono su tono, un po' troppo spenta. Invece ora esplode. La conchiglia, classico esempio di stile barocco, veniva usata tantissimo nel barocco piemontese come simbolo, e qua è veramente bella, si vede che è stata proprio intagliata a mano da un artigiano. Un bellissimo pezzo che andava fatto risaltare. Ecco qui, ultimi tocchi. Beh, un pezzo pazzesco. Anche questo restyling è finito. Abbiamo ambientato il nostro mobile nella sala in modo che ci fosse l'albero di Natale e tutto quanto è al suo posto in questo momento. Secondo me è un pezzo bello, giusto per questa settimana dell'anno. Che dici? Sì, ma è giusto anche sempre. È giusto sempre, perché la freschezza dei fiori, che purtroppo ora non vedete bene perché siete in lontananza, ma dopo coi dettagli nelle foto a fondo del video dovete assolutamente guardarli bene, hanno dato veramente un tocco fresco, quindi un restyling che starà bene in casa vostra tutto l'anno. È un restyling caldo, quindi anche se abbiamo utilizzato la cera nera, vedete che alla fin fine ha scaldato tantissimo il rosso Cherie. Perché? Perché la nostra cera nera all'interno ha anche delle percentuali di marrone, di grigio caldo, e quindi ha dato una tonalità veramente elegante. Un mobile utile anche, perché ha un sacco di cassetti. Che dici? Torna in negozio o sta qui? Ma non lo so. Come sempre. Nulla, buon Natale, tanti auguri a tutti quanti voi. Non perdetevi però il video della settimana di Capodanno, perché vi assicuro che sarà il video più utile di tutto l'anno. Ci saranno almeno 20 tecniche insieme e sarà veramente il video che racchiude tutti gli stili che voi amate. Quindi il video perfetto per chi è stramoderno e straclassico, non potete perdervelo, vero? Sì. Quindi alla settimana prossima. Buon Natale! Ciao, buon Natale!